tutti e ben ritrovati nel canale del Filo Rosso. Nel video tutorial di oggi vi spiegherò come realizzare questa maglietta traforata estiva. Un modello molto semplice da realizzare, un modello minimal, basico, ma quei modelli che poi portiamo volentieri tutti i giorni e con ovviamente il colore del filato o con la scelta di un filato più prezioso possiamo appunto rendere il progetto più sportivo o più elegante. Vediamo che cosa ci servirà per realizzarlo. Per una versione con la manica corta vi basteranno 300 grammi, poco meno di 300 grammi di cotone del titolo 3. Io ho utilizzato un cotone Egitto Macò molto ben ritorto e vedete molto lucido, e quindi avrete bisogno di un filato lavorabile con uncinetti dal 2,5 al 3,5. Per una versione invece a manica lunga, a manica 3/4, diciamo che arrivi oltre al gomito, sto parlando sempre per le taglie SM, avrete bisogno circa di 380 grammi di filato. Inoltre per la lavorazione vi servirà un uncinetto del 3,5, se volete anche un uncinetto del numero 3 per restringere la parte centrale del corpo, quella che cinge i fianchi, una forbicina per tagliare il filo, un metro, un ago da lana per nascondere le codine e marker per segnare il giro di inizio. Il progetto è lavorato in top down, quindi partendo dalla lavorazione intorno al nostro décolleté e lavorato mano a mano con degli aumenti che andranno ad ampliare lo sprone. Il progetto è stato testato per una taglia SM, quindi io vi darò indicazioni per queste taglie. Per la L appunto non ho avuto modo di fare il test con nessuno, comunque a grandi linee vi do anche le indicazioni per realizzare una taglia L sul numero di catenelle iniziali. Vedrete che è una lavorazione molto semplice e anche veloce, si sviluppa velocemente appunto perché lavoreremo delle maglie alte in costa separate da delle catenelle che poi andremo mano a mano ad ampliare, diciamo ad aumentare per sviluppare appunto il nostro sprone. Per una taglia SM potete partire con lo stesso numero di catenelle di avvio, che sono 128, perché sapete che di solito per ogni taglia io do assolutamente sempre un numero di catenelle diverse, perché ovviamente le misure del collo di ognuno per ogni taglia appunto implicano una circonferenza diversa, ma in questo caso, trattandosi di un progetto estivo e quindi con un collo bello ampio e scollato, per la taglia SM vi darò lo stesso numero di catenelle di avvio, che sono 128, mentre sono 132 per una L. Poi appunto mano a mano, quando andremo a diversificare la lavorazione per le taglie, cambieremo, sicuramente ci fermeremo a lavorare prima per lo sprone delle S e per la M lavoreremo un pochino in più, e la differenza appunto sarà anche nella chiusura del passaggio degli scalfi delle braccia. Quindi andiamo a lavorare assieme sviluppando lo sprone, come adesso vedremo passo passo, e poi una volta raggiunti gli scalfi delle braccia andremo a chiudere per le taglie S direttamente la lavorazione, oppure per M o L così a dare ampiezza con delle catenelle, e una volta chiuso in tondo il lavoro andremo via via lavorando e scenderemo appunto fino a che andremo a lavorare il nostro bordino con delle maglie in costa 2 a 2. Vi ricordo di iscrivervi al mio canale YouTube per chi non l'avesse già fatto, di attivare la campanella per non perdervi i prossimi progetti e di lasciare un pollice in su dopo aver visto il video di questo progetto. Andiamo ad iniziare assieme. Per un lavoro preciso bisogna sempre fare il campione, come vi ho spiegato nel video tutorial di qualche tempo fa, e di cui vi lascio il link in descrizione sotto al video. Quando voi avrete fatto il vostro campione sarete certa che lo sviluppo del lavoro risulterà uguale al mio.
Allora, per questo progetto il campione è di 20 maglie in orizzontale e 14 righe di maglie alte in verticale in un campione di 10x10. Naturalmente voi dovrete lavorare la vostra pezza, vi consiglio di 15x15, quindi più grande, e all'interno dei 10 centimetri, perché appunto non vanno mai considerati i bordi, le maglie esterne, andrete a fare le vostre misure e quindi vi dovrete ritrovare con 20 maglie alte in orizzontale e 14 righe di maglie in altezza. Con l'uncinetto del 3,5 realizzo per una taglia SM 128 catenelle di base e una volta montata la mia catenella vado a chiuderla in cerchio con una maglia bassissima, in questo modo. Mi alzo con 3 catenelle, 1, 2, 3, che corrispondono alla prima maglia alta del giro e vado a realizzare tutto il giro, lo vado a lavorare a maglie alte. In totale, nella mia circonferenza, alla fine dovrò avere, compresa la maglia che è data dalle mie 3 catenelle, dovrò avere in totale 128 maglie alte. Una volta realizzato il mio giro a maglie alte, ora sto lavorando su un campione perché il mio progetto l'ho già eseguito, chiudo con una maglia bassissima entrando così nel retro della prima maglia che ho eseguito, perché vado subito a poi gettare 3 catenelle e inizio subito la lavorazione a maglie in rilievo, quindi lavoro 2 maglie in costa davanti, quindi ho chiuso la prima in questo modo perché ho lavorato la maglia in rilievo, e 2 maglie in costa dietro. Quindi alterno 2 maglie in costa davanti e 2 maglie in costa dietro. Ho terminato il mio giro, vedete ho fatto le 2 maglie alte in costa davanti e le 2 maglie, le ultime 2 in costa dietro, e vedete che sono arrivata alla fine del giro e d'ora in poi vi consiglio anche di mettere un marker per segnare il punto di inizio giro e chiudete in questo modo il giro con una maglia bassissima. Mi alzo con 3 catenelle che corrispondono alla mia prima maglia alta del giro e realizzo una maglia in costa davanti. Quindi ne ho 2, le prime 2 sono in costa davanti. Vado a posizionare il mio marker. Ora proseguo creando delle catenelle di spaziatura alternate a delle maglie in costa sempre davanti. Questo giro faccio 2 catenelle di spaziatura, salto le 2 maglie in costa dietro e vado a riprendere le 2 maglie in costa davanti, 1 e 2. Proseguo per tutto il giro facendo 2 catenelle di spaziatura, salto le 2 maglie successive che sono in costa dietro e vado a prendere le 2 maglie in costa davanti. Procedo così fino a fine giro. Arrivata a fine giro, tolgo il marker e chiudo sempre d'ora in poi allo stesso modo, quindi passando sotto la maglia, prendendo il filo e chiudendo con una maglia bassissima, e mi alzo sempre con le 3 catenelle e la prima maglia, la seconda maglia la vado a fare a rilievo e quindi riposiziono il mio marker.
Ora lavoreremo sempre così, in questo modo, solo che vado nei vari giri successivi adesso ad aumentare le catenelle di spaziatura. In questo giro ne farò 3, 1, 2 e 3. Quindi alterno le 3 catenelle e sempre le 2 maglie a rilievo. Quindi le maglie a rilievo in costa davanti sono la mia costante e le devo sempre andare a ripetere. Quello che cambia, 1, 2, 3, sono le 3 catenelle di spaziatura. Vedete? Quindi 1, 2, 3 per tutto questo giro e le 2 maglie alte in costa davanti. Ed ora vi lascio proseguire da sole e vi spiego con diciamo una tabella come dovete procedere. Allora abbiamo visto il giro delle 2 catenelle di spaziatura, adesso siamo qui nel giro dove stiamo applicando le 3 catenelle di spaziatura. Dovrete fare un altro giro con 3 catenelle di spaziatura. A seguire 2 giri consecutivi con 4 catenelle di spaziatura, 2 giri consecutivi con 5 maglie di spaziatura, successivamente 2 giri con 6 catenelle di spaziatura, 3 giri con 7 catenelle di spaziatura, altri 3 giri con 8 catenelle di spaziatura, 3 giri con 9 catenelle di spaziatura e 2 giri da 10 catenelle di spaziatura. Questo per la taglia M. Se invece io devo realizzare una taglia S, provo il lavoro e può essere che sia sufficiente anche fermarsi qui. Vi dico che il lavoro, dopo che avete chiuso gli scalfi, il cotone in genere cede e quindi la lavorazione si allunga. Perciò per le S vi consiglio di fermarvi prima, di misurare il lavoro, comunque in ogni caso tutte lo devono misurare perché per esempio può fare la differenza per chi dovesse avere un seno abbondante, applicare anche una catenella in più magari negli ultimi 2 giri per avere uno sprone abbondante. Quindi la lavorazione, il bello della lavorazione top down è quello che possiamo diciamo testare il lavoro strada facendo, indossando sicuramente lo sprone intorno al nostro décolleté. In linea di massima appunto queste sono le misure per uno sprone che veste comunque in modo morbido, che dà 3-4 cm di agio intorno alla nostra circonferenza e alla nostra vestibilità. Vi faccio vedere la lavorazione come si è sviluppata ampliando soltanto appunto le catenelle di spaziatura tra le maglie alte a rilievo. Vedete che gli spicchi si sono allargati e hanno appunto dato forma e ampiezza al nostro sprone. Ora andiamo a vedere come mettere in sospeso appunto la manica, quindi lasciare l'apertura per la manica e unire in tondo il corpo della maglia. Per le taglie M, quindi questa che ho realizzato io, e anche L e XL, è indispensabile appunto mantenere la catenella delle 10 maglie appunto per dare ampiezza al sottobraccio e anche ampliare un pochino i fianchi. Per le taglie invece più piccoline, quindi parliamo di una S e di una XS, naturalmente dovete appunto misurare lo sprone anche in base alla vostra circonferenza del seno. Se avete un seno abbondante mi potete sempre andare a costruire la catenella delle 10 maglie. Per invece chi ha un torace, una circonferenza di torace più piccolina, potete fare una catenella ben più piccola. Naturalmente vi fermerete prima della lavorazione degli ultimi giri di 10 maglie e magari terminerete appunto con le sequenze
delle 9 maglie, o se appunto siete molto piccole di circonferenza anche 8. Questo lo valuterete voi misurando la maglia. E quindi sicuramente per le taglie più piccoline saranno necessarie meno catenelle, quindi penso che un 7-8 saranno appunto sufficienti per dare ampiezza alla vostra, al vostro sottobraccio. Ho lavorato il mio sprone per circa 17-18 cm, vedete, 18 cm circa, e quindi ora dovrò dividere la parte del davanti e il dietro e le maniche. Io in totale nel mio sprone ho 32 sezioni, quindi 32 spicchi, e li vado a dividere in questo modo. Ne lascio 8 per il davanti, 8 per il dietro e 8 per le maniche, quindi praticamente li divido in modo quadrato. E ora vi faccio vedere come. Sto per concludere l'ultimo mio giro e questo è il marker di inizio, quindi vado a contare le sezioni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 e posiziono un marker, quindi ogni 8 sezioni vado a posizionare un marker intorno alla circonferenza. Quindi realizzate le 10 catenelle, concludo il mio giro togliendo il marker di inizio e chiudendo, come abbiamo visto sin d'ora, con una maglia bassissima in questo modo. Lascio un attimino in sospeso la lavorazione perché adesso preferisco andarmi a creare le catenelle con un altro pezzettino di filo per unire i due sottobracci, perché io devo sempre lavorare in tondo nella stessa direzione e quindi preferisco farlo in questo modo. Quindi tenuta in sospeso la lavorazione, ho concluso il giro. Dove ci sono le due maglie alte in rilievo, inserisco l'uncinetto e prendo un pezzettino di filo che faccio passare in questo modo e realizzo un nodino. Così. E poi prendo il mio uncinetto e realizzo 10 catenelle, quindi tante quante ne abbiamo nella spaziatura di divisione di ogni sezione, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Salto le 8 sezioni di divisione della manica, vedete sono 8 spicchi, e vado direttamente dove ho appunto segnato con il marker e chiudo con una maglia bassissima, tiro il mio filo e quindi ho creato questa catenella che si trova sul sottobraccio. Questa è la mia manica, vado a creare una catenella anche dall'altra parte, quindi prendo le altre 8 sezioni che sono l'altra manica e faccio altrettanto, inserisco l'uncinetto e con un filo creo 10 catenelle e le aggancio da quest'altro marker. Come vedete ho realizzato le 10 maglie, questa catenella, e questa è la mia manica. Perciò vado a riprendere il mio marker che avevo lasciato in sospeso, che è questo che delimita l'inizio del lavoro. Lo posiziono comunque nella maglia sotto in rilievo per ricordarmi che è l'inizio del giro, mi alzo con 3 catenelle e vado sulla maglia, sull'altra maglia a rilievo, e realizzo, come abbiamo visto finora, le due maglie in costa a rilievo. 10 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Salto il passaggio appunto delle braccia, che è delimitato, appunto vedete c'è comunque la catenella qui che abbiamo creato, e vado a riprendere la lavorazione con le altre maglie a rilievo e continuo. Quindi non faccio altro che continuare quello che ho fatto finora, però in tondo nel corpo del lavoro.
quindi 10 catenelle, 2 maglie a rilievo, 10 catenelle, 2 maglie a rilievo. E continuo fin tanto che non arrivo all'altro sottobraccio. Arrivata all'altro punto del sottobraccio, vedete, faccio tranquillamente le 2 mie maglie in costa a rilievo, le 10 catenelle e oltrepasso la catenella e riprendo le maglie qui a rilievo. Quindi semplicemente non faccio altro che ripetere quello che ho fatto finora. Realizzate le mie ultime 10 catenelle, questo è il mio marker di inizio, sarà l'unico punto che mi rimane, e chiudo il giro come abbiamo sempre visto per il corpo, cioè per lo sprone della maglia, e riparto con le 3 catenelle e la maglia alta in costa. Riposiziono il marker sulla prima maglia alta in costa e riparto la lavorazione con le 10 catenelle. 10 catenelle, salto il punto del sottobraccio, 2 maglie alte in costa, una maglia in costa e la seconda in costa. Dalla chiusura degli scalfi io lavoro in questo modo per 2 giri. Questa è la catenella che ho creato e questi sono i 2 giri che ho lavorato. Adesso vado a cambiare il tipo di lavorazione intorno al corpo centrale perché mi è sufficiente la traforatura che mi va a coprire il décolleté, e mi raccomando poi ognuno farà le sue valutazioni provando la scollatura anche, quindi quanto scende lo sprone e quanto vuole appunto il décolleté traforato. Comunque insomma per me è più che sufficiente così, e andiamo a vedere come lavorare e appunto il tipo di lavorazione che io ho scelto per il corpo centrale. Aggiungo che per le taglie S e XS ovviamente non dovranno lavorare appunto queste 10 maglie che serviranno invece alla taglia M o XL per aumentare appunto la dimensione, e quindi andranno direttamente a chiudere lo scalfo così delle braccia, e portando queste maglie ad unirsi, però continuando a lavorarne soltanto 2 in costa anziché 4, e quindi praticamente andranno ad avere meno questi 2 pezzi laterali che saranno appunto quelli che aiuteranno a restringere la maglia per le taglie più piccoline. Allora vi faccio vedere come ho continuato la lavorazione, potete procedere a lavorare da sole. Allora, per i giri successivi lavorerete sempre le 2 maglie in costa nelle sezioni dove vi si presentano, e all'interno invece dell'arco di catenella andate a lavorare 9 maglie alte anziché 10, quindi la catenella era di 10 maglie, ma noi andiamo subito a restringere un pochino la circonferenza lavorando quindi 9 maglie alte consecutive e sempre le 2 in costa alternate, come abbiamo visto insomma finora. Quindi andiamo a riempire la parte successiva, e andremo a lavorare, nel mio caso io ho lavorato per 26 centimetri in questo modo, e ho concluso con 4 centimetri di lavorazione lavorando 2 maglie alte in costa davanti e 2 in costa dietro. L'abbiamo visto anche in altri miei progetti come la maglia goccia d'oro.
Se volete andare a restringere un pochino la maglia, perché appunto nella circonferenza del giroseno è più ampia e poi si restringe un pochino nel girovita, vi consiglio di fare in questo modo. Ogni 5 giri di lavorazione andate a fare una diminuzione nella parte di lavoro dei fianchi, quindi una diminuzione per questo fianco e una diminuzione per questo altro fianco. Lavorerete altri 5 giri, potrete effettuare un'altra diminuzione e se volete restringere ancora andate a fare una diminuzione nella sezione prima del fianco, quindi in questa sezione una diminuzione qui e una diminuzione nella sezione successiva, quindi andate a diminuire dapprima di una maglia ogni 5 giri. Infatti i primi 5 giri diminuite una maglia, lavorate altri 5 giri, se vedete appunto che volete diminuirla di più per restringerla andate a fare una diminuzione e vi consiglio di farla appunto in queste tre sezioni, quindi in quella del fianco, in quella prima e in quella dopo. Mi lavorate altri 4-5 giri e fate altrettanto e quindi andate ogni 5 giri a fare queste tre diminuzioni nei fianchi. Appunto non vi faccio vedere tutti i passaggi perché insomma credo siano abbastanza scontati visto il tipo di lavorazione che abbiamo visto adesso finora. Ora la maglia potrebbe essere pronta così e io la trovo molto carina per l'estate con la manichetta così. Volendo si può lavorare, se la volete leggermente più lunga, ancora con qualche giro di lavorazione, quindi vi agganciate qui, andate a lavorare le maglie in costa e fate altri 2-3 giri di traforatura, oppure vi faccio vedere l'alternativa è quella di lavorare una manica a 3/4, sempre traforata così, e questa magari la potete sfruttare sia in estate che nella mezza stagione. Io quest'altra manica l'ho lavorata, vedete, e l'ho lasciata all'altezza poco dopo il gomito e adesso andiamo a vedere come proseguire la lavorazione. Mi trovo in prossimità del sottobraccio, vedete, dove ho le mie maglie in costa e poi qui dove ho aggiunto la catenella aggiuntiva. Allora, per chi ha chiuso prima avrà le sue 2 maglie e continuerà la lavorazione con le 2 maglie in costa rilievo, insomma è soltanto un proseguimento della lavorazione circolarmente. Io mi aggancio con il filo qui, vedete, e mi alzo con 3 catenelle, quindi mi porto fuori, mi creo una soletta, lavoro 3 catenelle, 1, 2 e 3, che sono il proseguimento di questa maglia alta, vado qui nella prima maglia della catenella delle 10 e lavoro una maglia alta e quindi ho creato queste mie 2 maglie a rilievo che appunto andranno nel sottobraccio. Poi faccio 10 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e riparto con la lavorazione come abbiamo visto finora, lavorando le 2 maglie alte in costa alternate dalle 10 catenelle. Per tutta la circonferenza. Una volta che mi avvicino, sto per finire la lavorazione della mia circonferenza e mi avvicino quindi al mio sottobraccio, vedete, e qui ho le maglie dello sprone in questo modo, vado a prendere la prima maglia alta in costa e ripropongo la lavorazione in costa e poi della catenella che ho qui nel sottobraccio vado nella prima maglia e faccio l'altra maglia alta in questo modo, le 10 catenelle e concludo il mio giro chiudendo come abbiamo visto finora per la lavorazione dello sprone, quindi nella mia prima maglia in questo modo con una maglia bassissima e ripeto
1 2 3, mi alzo con 3 catenelle e ricomincio il giro, la seconda maglia la lavoro in costa come abbiamo visto finora per la lavorazione dello sprone, e quindi vado a riprendere la lavorazione in tondo della manica. Ora vi dico come ho proseguito la lavorazione con delle diminuzioni per avere una manica asciutta. Ho lavorato i primi 7 giri sempre con 10 catenelle di separazione. Poi ho lavorato per altri 10 giri con 9 catenelle di intervallo, altri 10 giri con 8 catenelle e poi sono passata a lavorare con intervalli di 7 catenelle. Questo per avere appunto una manica diritta abbastanza asciutta. Nulla vieta appunto che potete applicare a vostro piacimento più diminuzioni o lasciare appunto anche tutte le maglie con 10 la circonferenza con 10 catenelle di separazione per avere una manica più diciamo a palloncino, un po' più morbida, oppure restringere se volete una manica ancora più aderente. Il progetto di oggi è terminato. Io spero che questa fresca proposta estiva vi sia piaciuta. Il colore lo trovo molto di tendenza e molto bello per questa stagione, molto fresco, e vi assicuro che la maglia indossata è davvero fresca. È come avere una canotta, però appunto che ci dà quella giusta copertura per chi non vuole scoprirsi troppo in questa stagione, e appunto lo trovo un progetto davvero molto raffinato. Sicuramente non mancherò di studiarlo e di riproporlo per una versione invernale un pochino più accollata naturalmente, e sto appunto già pensando a come svilupparlo. Ora aspetto le vostre maglie trasparenze, sono curiosissima di vedere che cosa realizzerete e quali colori userete. Fatemi sapere che cosa ne pensate del progetto, se vi è piaciuto lasciate un pollice in su e ci vediamo al prossimo video tutorial. Un grande abbraccio, ciao!